Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Sono qui con una nuova tutorial. Faremo insieme questi anelli abbinata a miei orecchini share, quindi naturalmente che si chiama questo anello share. Comunque poi lascio i link del tutorial di questi orecchini, e possono realizzare anche i principianti perché comunque è semplice. E vi presento i materiali e iniziamo con il tutorial. Per realizzare gli orecchini, scusate, gli anelli, occorrerà il nostro biccono da 4 mm, Roccal 11.0, Miyuki 11.0, quindi chi non avesse può utilizzare anche il Toho. E poi fine della lavorazione occorrerà il nostro lac trasparente, trasparente, poi vedrete alla fine perché serve. Ecco, iniziamo con il tutorial. Io ho anticipato, quindi ho inserito per 4 volte 4 biccono e 4 rocca, quindi chiusa, e il mio nodo inserito dentro la biccono. Ok, adesso con l'ago vado e esco dalla prima rocca, questo punto vado e taglio il filo necesso. Ok, ho tagliato la mia filo necesso, quindi uscendo dalla rocca andremo a inserire un altro biccono che è appena caduto a terra, e quindi devo prendere un'altra veloce. Ecco qua. Ok, ecco il mio biccono inserito sul mio ago. Quindi uscendo da questa rocca andremo a inserire al centro di questa lavorazione, quindi uscendo da questa rocca andremo a inserire a questa rocca da su verso basso, quindi tiro il mio filo e adesso andremo a rafforzarlo, quindi vado e rientro dentro a biccono, quindi faccio la stessa cosa dall'altro lato, questa volta da basso verso in alto vado, eccoci qua, quindi tiro bene e il nostro biccono trova al centro ben teso. Ecco, quindi mi giro la mia lavorazione. Adesso andremo a inserire su ago 4 rocca. Ecco qua, inserito 4 rocca sul mio ago, e a questo punto andremo a inserire 3 rocca. Quindi uscendo da qui vado insieme a questa rocca, praticamente dobbiamo creare un archetto sopra il nostro biccono, quindi questo dovete fare per 4 volte, quindi fate altre 3 volte, poi da qui dovete risalire a prima 4 rocca che avete inserito. Ecco, come vedete inserito per 4 volte 4 rocca, e quindi uscendo con l'ago della prima 4 rocca che abbiamo inserito, quindi tiro il mio filo. Ok, uscendo da rocca andremo a inserire un rocca sul nostro ago e andremo a inserire nella prossima 4 della rocca, solo nella rocca, questa 4, e tirate il vostro filo. Praticamente dobbiamo inserire un rocca tra questi 4 rocca, quindi andate a inserire un rocca qui, un rocca qui, qui, poi dovete salire con l'ago della prima rocca che avete inserito. Ok, ho inserito le mie 4 rocca, quindi come vedete
uscendo dalla prima rocca che ho inserito tra quattro, quindi dovete uscire dalla primissima rocca che avete inserito. Quindi a questo punto andremo ed inseriamo 3 rocche al suo ago. Inserito 3 rocca, andremo a inserire nella prossima rocca che abbiamo inserito tra 4, quindi è questo che si trova sopra a questa rocca, questa qui. Quindi vado e tiro il mio filo e questa 3 rocca deve finita sotto al nostro 4 rocca a questo modo, e quindi faccio vedere un'altra volta, quindi inserisco di nuovo 3 rocca e faccio stessa cosa, esco della rocca che abbiamo inserito tra 4 a questo modo e tiro bene il mio filo per finire sotto a 4 rocca, e questo dovete fare per altre 2 volte. Ecco, inserite, come vedete, inserito per 4 volte questa 3 rocca, quindi uscendo da questa rocca dobbiamo uscire con l'ago a centrale seconda rocca della 3. Ok, uscendo da seconda rocca andremo a inserire un rocca sul nostro ago e andremo a inserire nella successiva seconda rocca della 3. Qua, mamma mia, ecco qua, e tiro il mio filo. Quindi ripeto, prendo un rocca e vado di nuovo a inserirmi nella seconda rocca della 3. E dobbiamo fare altre 2 volte. Andate a inserire altre 2 volte. Ok, dopo che abbiamo inserito la 4 nostra rocca, uscendo qui, salgo della prima rocca e andremo a collegare tutte e 4 rocca insieme. E vedete, inizia ad andare al centro. Dopo che avete collegato dovete ripassare a mano per una volta per rafforzarlo. Ops, è scappata dalla mano la mia lavorazione, quindi chiedo scusa. Ecco, vedete, questa 4 rocca si trova al centro. Adesso non rimane altro che ripassata a mano una volta. Ecco, dopo che avete rafforzato dovete salire con l'ago, con le pelline, uscire dalla seconda rocca della 4, come vedete qui nell'immagine. Quindi andiamo e tiriamo il filo. Ecco, faccio vedere, vedete? Sto uscendo dalla 2 rocca della 4. Quindi dobbiamo girare la nostra lavorazione a questo punto. Quindi andremo a iniziare a fare la fascia del nostro anello, quindi dobbiamo inserire 4 rocca su ago e andare ad inserire a questa 2 rocca, rientro a questa della quinta qua sotto, tiro filo naturalmente, ecco qua, e poi rientro ancora in questa 2 rocca qua, ecco. Quindi adesso dobbiamo collegare, questa è la nostra prima 4 della partenza, quindi salgo dalla prima rocca e entro della, vabbè,
piano, quindi faccio dalla prima, salgo dalla prima, da qui salgo dalla seconda, da seconda salgo questa seconda verso sinistra, da seconda salgo della prima rocca qui, questa prima, così. Ok, da qui andiamo e rientriamo in tutte le quattro a questa prima quattro che abbiamo inserito. 1 2 3, aia dai, 1 2 3, e non la vedo, vorrei rientrare insieme, ecco, ce l'ha fatta nella quattro rocca, quindi tiro il mio filo, ecco, ce l'ha fatta, ecco, adesso già da qui viene più facile. Quindi uscendo da questa quattro rocca qui andremo a inserire 4 rocca nuovamente e andremo a inserire da su in tutte le pelline qui a questa 4 e tiriamo il nostro filo. Ok, adesso di nuovo andremo a collegare della zigzag entro della primissima rocca, la primissima rocca, poi da qui vado a inserirmi nella seconda rocca qui, vedete che sta collegando, poi da seconda da qui vado a seconda verso qui, senza castrare il vostro filo, e da qui vado nella l'ultima, ecco, e quindi da qui io rientro a questa quattro rocca, così, ecco, quindi cosa faccio? Uscendo da qui di nuovo inserisco 4 rocca, ecco, inseriamo di nuovo 4 rocca, quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto così, quindi faccio vedere per un'altra volta, poi dovete fare da sola, solo, ecco, rientro a questa 4 rocca, tiro il mio filo, risalgo a prima rocca, poi risalgo a seconda rocca qui, della seconda rocca, tiro filo così, da seconda da qui vado a secondo qui, ecco, e da qui vado a inserirmi nella prima, ecco, e da qui rientro a 4 rocca, quindi questa continua così finché non avete terminato la vostra
larghezza per il dito, come me qui. Io ho fatto esempio 28 inserimenti, 28 fascia, quindi esce la larghezza in questa dito. Quindi per 28 volte. Poi, dopo che avete inserito la vostra larghezza, ci vediamo alla fine per collegare di nuovo a questa laterale. Quindi terminate a inserire la vostra fascia finché non avete terminato. Ok, ho inserito le mie roca, come vedete la mia larghezza che ne per dito, quindi adesso vado e colleghiamo insieme per le chiudere. Quindi uscendo da questa rocca, l'ultima rocca, dobbiamo andare a collegare, quindi giro e da qui e così vado a inserirmi a questa due rocca qui, tiro mio filo, vado ad inserirmi a questa rocca, dobbiamo fare molto attento a capire dove inserite collago a questa rocca, tiro mio filo e devo inserirmi ancora nell'ultima rocca, questa qua, così. Quindi tiro mio filo e andremo a, forse aspettate un attimo, sì, l'ho controllata e usciamo da questa e quindi adesso inizio a risalire a questa prima rocca qui, quindi tiro mio filo, tirate bene il vostro filo e adesso non rimane altro di fare nuovo questa zigzag per collegare meglio, quindi da qui io vado ad inserimicolago a questa rocca qui che si trova qua, questo momento un po' difficile, devo fare attenzione che scusate ma io devo farla fuori dalla camera perché devo vedere con la lente integrale, quindi dovete fare lo stesso collegamento che avete fatto qui, quindi sempre la zigzag come avete fatto anche qua. Ok, ce l'ha fatta, quindi uscendo qui adesso dobbiamo andare e chiudere il nostro anello. Per chiudere dobbiamo andare a portare qui a questa qui, tirate il filo e per chiudere dobbiamo portare sotto qui, quindi entro a questa rocca che si trova qua, porto in questa rocca, dovete postare il base, ripasso da dietro questa e me lo chiudo, tiro bene il mio filo, ecco qua, tiriamo bene e adesso copriamo il nodo inserendo dalla prossima rocca e tiro il mio filo. Ecco, a questo punto avete chiuso, potete tagliare il filo. Ok, questo anello è terminato. Adesso prendiamo il nostro lac. Come vedete, faccio vedere perché serve. Come vedete è morbido. Allora per tenerla rigida, come fatto anche qua, bella rigida,
dobbiamo passare Coral Lac. Ecco, quindi dobbiamo passare Coral Lac senza passare nella piccone, solo i laterali qui. Solo la fascia e anche interno. E poi dovete farla asciugarla e vedrete che il vostro anello rimane bella rigido la parte fascia. E tenete a asciugare. Ecco, dopo che avete messo la lacca il vostro anello è terminato. Adesso il mio lacca è asciugando, però come vedete questo è il nostro anello. Lascio asciugare e adesso abbiamo 3 colorazioni. Io veramente questo anello mi piace molto, sto asciugando. Ok, spero che il tutorial ti sia piaciuto e come detto, poi lo lascio il link del tutorial di questi orecchini. Vi saluto a tutti e ci vediamo presto con un nuovo tutorial.